Così mi sentite? Dovrebbe sentirsi l'audio. Ok. Mm. Ciao Chiara. Vabbè, io direi che possiamo iniziare perché sennò qua si fa notte. Hi, I'm Joe Prusa, and this is Prusa Research. Eccolo qua oggi, grande Joseph. We develop and manufacture a lot of cool things here. Printers, filaments, resins, PCBs, you name it, and we make it in-house. So get comfy and let's show you around. I hope you'll like what we've got going on here. So once again, let us take you to a beautiful city in Central Europe, to Prague. Bellissimo When we Praga. published the Road to 100,000 3D printers video 5 years ago, we were nicely settled in an industrial area next to Prague's first power plant. We had a Ecco, sì, sostanzialmente loro credo che abbiano comprato o comunque in qualche modo sono riusciti a farsi dare la vecchia centrale elettrica di Praga e hanno fatto il loro quartier generale dentro alla vecchia centrale elettrica. E ci sono stato qualche mese fa a vederla e è uno stabilimento enorme. team of 400 people, one building and one warehouse. Back then, it was easy to think we had enough space for a long time. Well, time really does fly, and it's getting pretty cramped in here. And because we know we can't stay here forever, we're already on the lookout for a new home. But right now, by the end of 2023, we are still in the same location, but so much has changed. There are now more than 800 of us, and we are still hiring. Over the past few years, we expanded to every possible location within the premises. Sono più di The main 800 building adesso, remains our caspita. HQ, but we now have extra locations for development, engineering, customer support, and more. And we had to expand the warehouses too, to make space for all the new printer models. But despite bel all these magazzino. changes, we are sticking to what always worked for us the best. To have everything and everyone in one location. Allora intanto
sicuramente cosa che va All the new printer puntualizzata models. su di loro è che a quanto pare producono anche tutte le parti elettroniche direttamente da loro, quindi io pensavo che tutte le parti elettroniche le facessero produrre in Cina, invece a quanto pare producono tutto in Europa, a Praga. E questo sicuramente è un punto a loro favore. Tanta roba. Che per comunque è vero che cioè, ci fa capire anche perché comunque i prezzi delle Prusa rimangono un po' più alti rispetto a stampanti cinesi. For us, the best. To have everything Anche perché poi sicuramente comunque i componenti li comprano dalla Cina. Questo, questo è poco ma sicuro. and everyone in one location, ideally under a single roof. We had to make some adjustments to keep all these people organized, of course, but the spirit of the company remains very much in line with what we've always had, even 10 years ago. So, let's explore what's new. Oh, finalmente le novità. Vediamo un po' cosa ci raccontano. One of Linea, the attenzione, linea di produzione. MT line. One of the most Aspetta. impressive recent developments is our very Linea di produzione delle schede madri. One of the most impressive recent developments is our very own SMT line, dedicated to producing motherboards and other PCBs. We are big fans of self-sufficiency and we wanted to manufacture as many components in-house as possible. This new facility is amazing not only for rapid iterations during development, but also for full-scale production. All the shiny new electronics in our Mark IV and XL models are made on this SMT line. It can place 60,000 components per hour and produce over 30 60.000 componenti all'ora che vengono piazzati sulle schede e 30.000 circuiti stampati al mese però. Questo veramente è una bellissima cosa perché comunque vuol dire che non devono affidarsi ad aziende esterne, aziende cinesi dall'altra parte del mondo per realizzare le loro parti elettroniche, quindi possono avere il pieno controllo sullo sviluppo e anche sulla produzione, quindi tanta roba questo. 30,000 circuit boards per month. While we do love the good old DIY approach and we have built much of our equipment in-house, with the SMT production we went for a top-of-the-line solution. Quality is key, so Soluzioni we di alto use livello. advanced technologies for deep inspection and even X-ray to ensure everything around our Sì, anche electronics questo, controllo qualità, non è una cosa da sottovalutare. Purtroppo le aziende cinesi spesso su questo punto peccano un po'. Anche se comunque le aziende cinesi che producono schede, anche loro ormai sono arrivate a un livello veramente, veramente alto. Anche perché comunque ormai le schede, come vedete, sono tutte prodotte con questi macchinari che sono automatici, quindi diciamo si riduce di molto la possibilità di fare errori. is absolutely flawless. Qualità e Quality control controllo. plays a crucial role in the entire manufacturing process. We are sourcing components mostly from the EU and from local suppliers, and here Ah, qua dicono che si riforniscono principalmente da fornitori europei we are sourcing components e mostly from the fornitori EU locali, and quindi from sì, local suppliers, principalmente and europei. here in the quality control Questo, diciamo, ci fidiamo di loro, però sappiamo comunque la maggior parte di microchip, microcontrollori, eccetera, è tutta roba che arriva dalla Cina, quindi, boh, sarà vero, ci fidiamo, io spero vivamente che sia così.
department, we make sure that every component we receive or manufacture is up to scratch. Però comunque già il fatto che facciano tutto questo controllo qualità è tanta roba. Extruder gears, heat beds, SLA printer tanks, you name it. Everything goes through an extensive testing process. This also means we get to play with some really cool equipment in here, like this size measuring machine, for example. Some of the devices resemble technology straight out of Star Trek, while others are a bit more traditional. Quality of the components we use was always our priority, but with the supply chain issues, Qua appunto ci stanno facendo una sviolinata sul controllo qualità. Diciamo che con questo video probabilmente cercano un po' anche di differenziarsi dalla loro diretta concorrente in questo momento, che è sicuramente Bambulab. E Bambulab, vabbè, come sappiamo comunque fa buoni prodotti a un prezzo veramente bassissimo, quindi il loro modo per differenziarsi in questo caso è puntare sul controllo qualità e sull'offrire un prodotto fatto bene. Non male comunque. caused by the pandemic, the importance of this department has increased even more. You wouldn't believe how many fake and lower grade parts we got instead of what we actually ordered. This inevitably led to our decision to lean towards local suppliers. We like to make things ourselves, which also leads us to our 3D printing farm. 3D Printing Farm. This hall is the 600 place stampanti where che the vanno plastic 24 parts ore for su every 24. single one of our printers are being made. It's by far the largest 3D printing farm in the world, and in here, over 600 machines run 24/7 all year long. You can't find a better example of how 3D printers are much more than just hobby machines. Our farm delivers production-ready parts for the printers we make. In total, there are nearly 2,000 printers in the company, 2000 and on stampanti. every corner you can see that almost any problem can be solved with the use of 3D E printing. questo è vero, sì. Tutti i problemi possono essere risolti con l'uso delle stampanti 3D, parole sante. Comunque è incredibile che, cioè la cosa bella di Prusa che mi piace, mi fa sempre entusiasmare è che loro veramente si fanno tutto in casa, fanno tutto loro e lo vedremo anche dopo probabilmente quando ci faranno vedere la parte di estrusione dei filamenti e anche quello è tutto realizzato da loro, quindi c'è veramente tanta roba, non è che dici hanno comprato i macchinari e si sono messi a fare il filamento, no, hanno costruito loro i macchinari, però poi lo vedremo meglio sicuramente. So, in the spirit of the Rep project and our roots, we still have 3D printers making parts for new 3D printers. E effettivamente loro sono nati con il progetto RepRap, quindi di stampanti che si replicano da sole, però la cosa figa loro è che sono riusciti a portare avanti questo concetto fino ad oggi, quindi effettivamente loro hanno 600 stampanti che 24 ore su 24 stampano i pezzi per le altre loro stampanti che hanno in commercio, che vendono, quindi questo è veramente bello come concetto. Ovviamente lo scotto da pagare è che sicuramente i prezzi sono più alti rispetto a tipo Bambulab che ha tutto automatizzato, processo industrializzato e ovviamente in Cina soprattutto i prezzi calano drasticamente. The original Prusa Mark III's Plus could print all of its plastic parts in about 20 Quindi le parti in 22 ore si stampano tutti i pezzi per una Prusa MK3. Bene. 2 hours, but the new Mark IV does it in just 11 hours, E la MK4 riesce a stamparli in sole 11 ore, però. doubling our speed. We go through 7,200 kilograms of filament every 7.000 month. kg. We built our machines so that they are able to run non-stop here, and they perform amazingly well. Over 98% of all prints turn out perfect. Però hanno il 98% di risultato positivo sulle stampe, non male. Ecco, l'altra cosa molto positiva di Prusa è che loro effettivamente usano le loro stampanti per stampare
e produrre i loro pezzi, quindi sicuramente quando fanno uscire un modello, quando fanno un upgrade che sia hardware, software, lo hanno provato per ore e ore su anche decine, se non centinaia di stampanti, e quindi quando arriva quel prodotto a te cliente sei sicuro che è un prodotto che funziona bene e è affidabile, cosa invece che su altri marchi magari non accade. With hundreds of machines and 24/7 operation, we collect about 500,000 printing hours every month just on the farm. That's a huge amount of data that helps us to improve our machines and tweak them for maximum efficiency and reliability. Esattamente questo. All farm printers are connected to our internal stock management system, so we have a great overview of everything that's happening here. And right now, we are in the process of replacing Mark III's Plus models with the new Mark IV, which will massively improve the output of our farm. However, it's worth mentioning that the printed parts were never really a bottleneck in our production. So, just to summarize, printing the parts has two main advantages compared to injection molding. Whenever we improve a part, we can start producing it. Ecco qua dicono quali sono i vantaggi rispetto alla produzione a iniezione, quindi che quando fanno dei cambiamenti posso iniziare subito a produrre il nuovo pezzo. Immediately. And also by utilizing our own printers, E we appunto test quello che vi dicevo prima, che le testano, sono continuamente sotto testing e vengono provate tutto il giorno, quindi them all the time. comunque qua vediamo una macchina a iniezione, quindi qualcosa comunque non passa sotto le stampanti 3D. Quindi linea di stampaggio a iniezione. We are often asked about injection molding and how it stacks up against 3D printed parts. Questo è molto And those are interessante. great questions, by the way. We do actually have an injection molding line in-house. This might come as a surprise since you just saw the massive 3D printing farm, but there's a good reason behind it. There are some parts that either take way too long to print or they are not subject to frequent changes, and we need to produce a ton of them, like filament spool sides or the front and back mini panels, which are 100% made from recycled plastics. Allora, quindi sostanzialmente ci dicono che utilizzano la stampa a iniezione per quelle parti che rimangono sempre uguali, come ad esempio i fianchi appunto delle portabobine e i pezzi delle prusamini, e che a quanto pare sono fatti in plastica 100% riciclata, quindi non male. A component may even begin its life as a 3D printed model, and after some time, once it proves itself, we can switch to injection molding. Assemblaggio Right next e door to our printing controllo farm is the qualità. plastic part quality inspection. Every single part we print is carefully checked, processed, and moved into production. Ogni pezzo che stampano viene controllato, mamma mia. Plus, we have built our own testing equipment to check not only the plastic and metal parts, but electronic components as well. Ecco, questa è anche una cosa che trovo fighissima per un'azienda, è che loro sono costruiti anche tutte le, diciamo, gli strumenti per testare i loro pezzi, i loro prodotti. Anche questo Is carefully per tested un before maker it's è una packed cosa and sent to you. fantastica. And by everything, we really do mean everything. Not just a single sample for my badge, but actually every single item. Because you can get our 3D printers as assembly kits and build them at home screw by screw, it's extremely important that the parts you receive were properly tested. And yeah, we still offer our printers as assembly kits. Not only is it fun to assemble the entire machine, but it's also the best way to get to know your printer inside out and truly understand how it works. Questo sì. We have an entire engineering department dedicated to the development and production of special machines for testing and manufacturing. Because we are makers at heart, we build most of the machines here ourselves, and we often reuse parts from our 3D printers to build something entirely different.
What started with simple devices for basic testing many years ago turned into massive projects, such as this machine for sorting and packing screws and bolts. Over the years, we established a very smooth production process. Our manufacturing operators complete only sub-assemblies for the printer, and their tasks and routines are changed frequently to keep things fresh. And they really do know the printers inside out. Currently, the record for fastest assembly of a complete printer sits at mere 2 hours. But on Il record di assemblaggio delle loro stampanti è di 2 ore. Immagino da cima a fondo, cioè average, non it takes male. around 4 hours Se pensiamo che solo probabilmente passare i cavi e fascettarli ci vogliono 40 minuti. to build a single Mark IV 3D printer and about 12 hours to build the XL. Once a printer is 12 assembled, ore per assemblare la XL. it goes through the initial power-up process. It is turned on for the first time, and once it passes the self-test, it prints the very first object. This test print, along with a testing report, is included in the package you receive. Anche questa è una cosa bellissima che loro fanno, quindi se prendi la stampante, quella preassemblata, credo, perché nel kit quello che ti assembli tu no, quella preassemblata fanno una stampa di prova e poi ti mettono il report all'interno del pacco, quindi quando ti arriva la stampante tu sullo scontrino leggi che sono stati fatti tutti i controlli qualità e che ha fatto la stampa in quanto tempo, eccetera, eccetera. Bellissimo. As the range of our 3D printers grew, we found ourselves with a bit of a space puzzle in our hands. Especially the new XL printer was a challenge. There was no way to integrate it into the existing manufacturing lines. So we had to build new ones. Things may look the same on a quick glance, but it took a lot of effort and reshuffling. With the amount of things we do here, it's often like playing Tetris, but with desks, production lines, and equipment. The entire assembly department spans across 2 huge floors, and it's where most of our crew works. But if you're new here, you don't have to worry about getting lost. All newcomers go through a proper onboarding process led by our experienced team members. You will feel right at home in no time. Once a printer is fully tested and ready for shipping, it heads down to the expedition and shipping section. This department is stretched across 2 floors and covers around 600 square meters. And right here, your 3D printer is carefully packed and sent on its way. It's an incredibly busy place with a stock inventory of over 200,000 items. Every month, we ship out more than 10,000 3D printers and over 100,000 items. That's over 30,000 packages every month and nearly 30.000 pacchetti al mese, 400.000 pacchetti all'anno. 400,000 packages per year. And we ship them all from our HQ to the entire world. And what's amazing? Only a little over 40 people run this show. We operate a pick and pack system here, which is something like shopping in a giant supermarket, complete with a code reader and a basket. Our team members pick items from our warehouse and hand them over for packing. Then everything gets ready for the delivery company. Once everything's in place and fully packed, your package, along with the other ones on the pallet, is sealed with foil, ensuring everything's safe and sound. And then, finally, it's on its way to you. Che bene. La spedizione sicuramente deve essere un casino assurdo, però. Our 3D printers have to make before they are turned into fully functioning machines. But we are far from finished. There's a whole lot more happening here.
polimeri, In filamenti e resina. 2018, we introduced Prusa, our own in-house made filament. We were not satisfied with the quality of filaments on the market, so we started making it ourselves. Non erano soddisfatti dei filamenti sul mercato e quindi hanno iniziato a farseli da soli. Dici, che grandi. We bought a number of filament manufacturing lines and we did something what's very common here. We took them apart and started modifying them because we wanted to make extremely consistent filament with perfect winding. When you want to start producing filament, it boils down to two main things: source materials and equipment. We start with these plastic pellets and we mix them with color pigments and other additives in these machines. The entire path of the filament is closely monitored with a number of high precision sensors to ensure color consistency and the state-of-the-art 0.02 millimeter precision with most of our materials. Every spool comes with a QR code. Ecco, questa è la cosa che mi è sempre piaciuta di più dei filamenti Prusa, che ti danno tutta la traccia del diametro del filamento. È una figata. Una cosa che non fanno tutte le aziende, anzi, sono probabilmente una delle poche, se non l'unica che lo fa. And you'll see E si sono costruiti tutto da solo. manufacturing Da details, soli. including ovality and manufacturing tolerances. So, what happens with the spools that don't pass the tests? Well, we recycle them and use them to produce our recycled PLA and PETG filaments. And plenty of spools also end up in our content department, where they are turned into amazing prints, which we take to various events and shows. The demand for Prusa keeps growing, and we produce around 600 tons of filament each year. 600 tonnellate di filamento. Mamma. But we are constantly expanding our manufacturing capacity and also improving various parts of the process to make it more efficient, like by adding this box folding robot. With the SL1S printer, it only made sense to start developing and making resins too. E perché no, dato che fanno anche le stampanti a resina, perché non fare anche le resine? And don't worry, nothing's wrong with your screen. We have to use special protective surfaces on the windows to block UV light. So this is actually how the place looks. For our resins, we carefully picked all the components and made sure that our products do not contain bisphenol A. We are offering bio-based, tough, model and flex resins, and we are constantly adding new colors too. Just like with our filament, the entire process is closely monitored for correct properties and color consistency. Su questo So you don't purtroppo have to worry that prints from non ho mai provato le resine di Prusa, né una loro stampante a resina, quindi non saprei dire niente, però guardando video eccetera sembrano veramente comunque di altissima qualità, quindi tanto di cappello pure per questo. two different batches would have a different color. Plus, our resins are low odor and certified to be non-irritating to the skin. With all the quality control and in-house equipment, it's not very common when our printers get returned. In fact, we have a warranty claim rate of just 0.3%. No, But in scusate. fact, we have in-house equipment. It's not very common when our printers get returned. In fact, we have a warranty claim rate Cioè hanno un tasso di ritorno di gente che fa reclami e manda indietro pezzi dello 0,3%. of just 0.3%. But in case you have a problem or you need any kind of assistance, our tech support team is here for you. They are doing a consistently amazing job, and I'm pretty sure that our 24/7 tech support in 7 languages is one of the things our users praise the most. Needless to say, it's often a very tough job and requires constant learning and training. Our tech support team has to know every printer inside out, so they can quickly provide assistance should you need it. Next up, our customer services team takes on the more complex issues that couldn't be resolved remotely. On the rare occasion something does go wrong, our technicians get to the bottom of the issue with deep diagnostics, often cooperating with the quality control department.
The sales and shipping team plays a vital part in the process too. The sales support team is in constant communication with our customers, assisting with price quotes and order placements. And the B2B sales team is dedicated to building important partnerships, bringing solutions for our customers' unique requirements, as well as overseeing various sales projects. Meanwhile, our shipping team works closely with our transport partners to ensure top-notch shipping services globally, ensuring every package arrives in great shape right where it's supposed to be. When you enter the main building, you'll encounter an important part of Prusa research, Prusa Lab. Prusa Lab. Since 2018, it's been an amazing workshop for makers, hobbyists, architecture and design students, entrepreneurs, and anyone else with a creative spark. With plenty of space and Sì, full anche of questo, high-tech vabbè. equipment. Purtroppo è una sorta di Fab Lab, o comunque di laboratorio dove puoi andare, chiunque può andare e creare cose. Una cosa che purtroppo in Italia non ha mai preso molto piede. O meglio, ci sono stati in molte città italiane, ma purtroppo in Italia non c'è molto questa cultura di fare, costruire. Invece in Repubblica Ceca mi sembrano molto più attivi sotto questo punto di vista. Cioè, quando sono stato qualche mese fa, appunto, vi dicevo prima, sono stato a vedere la fiera, dove appunto c'era anche Prusa. Era incredibile come ci fossero un sacco di laboratori anche proprio per i bambini, per i ragazzi anche molto piccoli e i genitori li portavano e c'erano veramente tantissimi bambini di 3-4 anni col trapano in mano, con i seghetti che tagliavano, facevano cose. In Italia, secondo me, purtroppo non so come mai, ma le persone non sono molto attirate da queste cose, purtroppo. Così. Equipment. It's one of the largest shared workshops in Central Europe. 3D printing is obviously the main focus here, but the range of tools quickly expanded. Lasers, CNC machines, an electronics lab, and more. And we use them internally too, for prototyping and testing of various designs. When the pandemic struck, we had to restrict access to the premises. However, we didn't want to sit down and wait for the pandemic to blow over. Instead, we put our machines E and qua ci our fanno hands vedere to che hanno work, prodotto le and we started famose manufacturing protective visiera. face shields for frontline staff. We made over 250,000 shields in total, and our local project quickly turned into a global endeavor. Once the pandemic began to subside, Prusa Lab took the opportunity to shift its focus to custom manufacturing, and we started an accelerator program to help startups turn great ideas into great products. Anche questo è molto carino. Vabbè, questo This new qualcosa approach esiste in has led to Italia, di awesome success acceleratori. stories like Joyseat, the world's first customizable 3D printed bicycle seat. It's also been a launchpad for innovative projects featuring recycled materials, and we also made the remarkable Fluidum project that made waves at Expo 2020. Questo qua è bellissimo. Progetto stupendo questo. Many times, Prusa Lab proved to be a reliable technological partner for artists and innovators from our local Czech community and beyond. When you get one of our 3D printers, it comes with an assembly manual and a handbook, but you can also check our web for printing tips, academic courses, Qua ci fanno free vedere models che to appunto download, si possono and you can learn how guardare to tweak and tune your printer in the tutte knowledge le loro base. documentazioni e contenuti. Photos, videos, voiceovers, printables, and other websites, tutorials and guides, new product announcements, this all comes from here, the content department. It's a bunch of developers, writers, filmmakers, designers, and other creative people bringing you all sorts of content. Like this video. Did we get it this time? Let's do it one more time.
We have also launched an incredibly successful program for schools, universities, and other institutions to bring 3D printing into modern education. And we prepared a number of thorough 3D printing courses in the Prusa Academy program that will teach you everything from design principles to 3D printing itself. Questo è molto bello, che hanno And all appunto the awesome l'Academy. models for various events are made here too. When you take filament scraps and give them a bit of good old post-processing with sanding and painting, the results are simply amazing. Velocizziamo un po' qua che... There is a downside though. There are days when you have to battle your way through a bunch of life-size Iron Man statues and robots before you get to your office. Oh, questo può essere And next, we would interessante. love to Sviluppo take you to software our hardware. development area. After all, we have over 100 developers here. Più di 100 sviluppatori. But there's a catch. We can't show you all the offices because of all the various prototypes being scattered absolutely everywhere. But we can definitely show you the Prusa Pro AFS, which was already showcased on various events. Sì, questo It's qua è il our next sistema generation automated di print farm system automazione, designed anche for questo è business molto customers carino. and universities. It shares some components with other printers, but there are several unique solutions, including automated print collection. Questo è And davvero of molto course, we do much interessante. more than just hardware. We also develop software. Our printers receive firmware updates, new useful features, even years after release. We continuously improve Prusa Connect, our remote print management system. Ecco, Prusa Connect sicuramente ne parleremo molto in futuro. Stanno puntando veramente tanto perché sicuramente ho visto che hanno fatto qualche aggiornamento recentemente, però non lo stanno ancora pubblicizzando troppo, quindi vedremo in futuro com'è. And we also develop our own open source slicing software called Prusa Slicer. Il Prusa Slicer che We have a team sì, at work. Prusa Slicer is an absolutely feature-packed slicing tool. In spite of the Czech Development Agency, we also implement developing socially questo è beneficial molto bello, quindi fare progetti 3D printing in Africa. fatto che appunto puntino anche a portare la stampa 3D in paesi meno sviluppati, come l'Africa ad esempio. And let's make a short stop in our sustainability department that helps to reduce our carbon footprint on this planet. The side panels of Prusa spools are made from recycled plastic. We manufacture recycled filament. Quindi poi producono filamenti riciclati, le parti, l'abbiamo già detto, sono riciclate. You can download a sustainability report and also a product passport for the Mark III's Plus, which gives you a great overview of the origin of its parts and CO2 production. But it's also the general purpose of 3D printers that makes a difference. 3D printers allow you to fix broken things, so you can repair them instead of throwing them away. And we also cooperate with many leading companies that publish their designs on printables.com. You can probably imagine how demanding it is to keep all the stuff running. And that's a task for the IT and facility departments. So, yeah, it takes a lot of people to keep this ship sailing. And actually, some animals too. So let's take a little walk behind the warehouses, because here you Okay, can hanno find dei our lama very dietro. unusual colleagues. Whenever you need to take a break from your duties, you can spend some time here with our alpacas. Just be sure to bring some Alpaca. snacks with you. Non lama, cazzata. They really enjoy company, and they actually starred in a couple of movies already. And to wrap up the introduction of unlikely residents in this industrial area, let's visit the beehives really quickly. And yes, we do have bees. Hanno pure le They api. collect pollen from the neighboring park and a botanical garden and produce delicate honey. Prusa Med. Ok. So there you have it. That's Questo Prusa è Research. Prusa Research. When you're in Prague, come see by yourself. I promise it's even better than on YouTube in 4K.
Thank you all for watching. Sarebbe molto bello poter veramente andare a fare una visita allo stabilimento di Prusa. Quando ci sono stato purtroppo era chiuso e anche perché era weekend, quindi sarebbe bello organizzare, andare a fare una visita. Comunque, detto questo, cosa ne pensate? Scrivete qualche commento. Allora, non è che ci abbiano detto chissà cosa in realtà, nessuna novità. Nessuna novità e diciamo che è stato più un recap, un riassunto di quello che hanno fatto negli anni e a che punto sono arrivati ad oggi nel 2024. Sicuramente sono veramente un'azienda che almeno personalmente io stimo molto e comunque hanno avuto, diciamo, hanno avuto un impatto, grazie a loro diciamo che la stampa 3D comunque anche se si è sviluppata. E vediamo, no, il video è finito. Quindi zero novità. Scrivete qualche commento, dai. Cosa ne pensate? Se non cambiano stampante adeguandosi al mercato, non vedo grosse opportunità. Ma allora, questo secondo me non è detto comunque perché secondo me loro puntano molto anche come avete visto anche dal video, molto sull'istruzione, quindi sulle scuole, le università, eccetera. E è vero che vedo che molte scuole adesso comprano anche loro le Bambulab perché appunto sono più facili da utilizzare, eccetera, eccetera, però se lo scopo è quello di insegnare ai ragazzi, far appassionare le persone, sicuramente una Bambulab non è la cosa più adatta secondo me perché non ti permette di capire come funziona, eccetera. Già una Prusa invece ti dà possibilità, non so, che ti capitino anche dei problemi. E avere dei problemi significa che devi essere in grado di risolverli e anche di sistemarla. Sicuramente, d'altra parte, la Bambolab ti permette di stampare senza problemi. Nel momento in cui però dovessi avere un problema, comunque non puoi, diciamo, risolvertelo da solo. E quindi secondo me sicuramente, ma già nell'ultimo anno hanno perso veramente tantissimo mercato, nel senso che moltissimi clienti sono spostati da Prusa a Bambulab. Però loro comunque secondo me manterranno quella nicchia di utenti molto affezionati e sicuramente persone disposte a spendere un po' di più per avere un prodotto di un certo tipo, sicuramente anche persone disposte che credono molto magari nel mantenere, acquistare, sponsorizzare aziende che siano all'interno dell'Unione Europea, che comunque non è una cosa da sottovalutare. La maggior parte delle persone purtroppo, ma anch'io molte volte faccio così, ci focalizziamo più sul prezzo e su quello che costa un prodotto e scegliamo quello che costa di meno. Però molte volte magari non è la scelta non è la scelta migliore, ecco. Sicuramente vedremo. Io sono speranzoso, cioè spero per loro perché comunque è un'azienda che secondo me merita tanto. E quindi sarebbe un peccato se andasse a fallire da qui nel giro di qualche anno. Però comunque anche nel video hanno fatto vedere che hanno veramente tanti tanti prodotti. Hanno comunque tre stampanti, più le stampanti a resina, producono resine, producono i filamenti. eh, quindi diciamo che non sarà solo perdere una fetta di clienti di stampanti 3D a farli, diciamo, a toglierli dal mercato. Sicuramente si riadatteranno, dovranno
dovranno creare nuovi prodotti e stare al passo, però io spero bene per loro, sinceramente. Speriamo di vedere di avere delle novità a breve, direi. In realtà io speravo un po' che in questo video ci fosse qualche novità, o in realtà niente. Stavo riguardando. Comunque, tra l'altro, non so se avete seguito quello che è successo con Bambulab in questi giorni, che hanno avuto il problema col cavo del piatto, che ha un difetto, non è stato probabilmente progettato o testato a sufficienza, e quindi adesso dovranno andare a cambiare tutti i cavi, quindi spedire a tutti quelli che hanno comprato una 1, spedire un cavo nuovo, quindi vuol dire costo comunque del materiale, costi di spedizione, costi di gestione, tutto. E in più io ho ricevuto la mail e dicono che se tu gli dici che non sei in grado di cambiare il piatto della stampante o comunque di cambiare il cavo, siccome il piatto è a 220 volt, quindi è anche, diciamo, pericoloso andare a metterci le mani, perché ti puoi fare male, come puoi anche magari montarlo male e la stampante prende fuoco. E quindi se non sei in grado di farlo o di avere una persona esperta che ti supervisiona, ti mandano tutta la stampante nuova. Quindi cioè, immaginate che costo e che perdita avranno con questo prodotto. Quindi sicuramente anche Bambulab, tanta roba, fa delle ottime stampanti, eccetera, eccetera, però forse devono un attimo anche loro ridimensionarsi e magari testare un po' di più i loro prodotti al posto che far uscire una stampante ogni 2 mesi. E sicuramente su questo Prusa sono molto più bravi. Infatti, come dicevo nel video, hanno un tasso di ritorno dei prodotti dello 0,3%, quindi veramente, veramente basso. E i prodotti li testano a fondo, quindi anche qui, se le persone vogliono delle stampanti affidabili. Aspetta, scusate, stavo leggendo il commento di Marco. Se prendi la MK4 e la Bamboo A1 sono due pianeti. Non penso che sia stato nemmeno un grande successo nuova stampante a quattro colori. In che senso? Intendi che... Sì, sicuramente non è stato un grandissimo successo perché alla fine avevano, diciamo, un prodotto di livello molto più alto, perché come era, non so, la X1, anche la P1, comunque è una stampante di livello superiore alla 1. Però in realtà secondo me la 1 non è assolutamente da sottovalutare, perché è una stampante che costa veramente pochissimo, che ti permette di stampare quattro colori aggiungendo 200 euro. Stampa bene, è facile da utilizzare, è silenziosa, è veloce, è un bel prodotto. Poi ovviamente dipende molto, ma secondo me la maggior parte delle persone che comprano stampanti 3D mediamente... Oddio, questo non lo so, sarebbe interessante fare una ricerca di mercato, anche credo sia molto, molto difficile, soprattutto farla precisa. Capire effettivamente tra tutti quelli che comprano stampanti 3D che tipo di stampanti vanno a comprare, quindi non so, ad esempio stampanti chiuse, stampanti aperte, e quindi principalmente secondo me la differenza è questa, perché poi i sistemi multicolore li puoi mettere su tutte le stampanti. Diciamo che la differenza più grossa tra le stampanti ad oggi è se hanno la camera chiusa o no, perché se hai la camera chiusa puoi stampare materiali più tecnici, più difficili,
Con la camera aperta invece questi materiali te li sogni, quindi diciamo che secondo me la differenza più grossa è questa. Comunque anche la MK4 è un'ottima stampante, il problema è che la 1 è praticamente, ti offre quello che ti offre la MK4 alla metà del prezzo, anche di meno. E spendendo meno hai anche il sistema a quattro colori. Quindi purtroppo la Bambulab vince a mani basse su questo aspetto. E se dovessi, non so, avere una farm di stampanti 3D, sinceramente non saprei su cosa punterei. Perché sì, in realtà probabilmente è Bambulab. Però non lo so. Guardando a lungo termine non saprei. Guardando a breve termine sicuramente Bambula, perché alla fine i ricambi costano veramente pochissimo. Quindi dici anche, ok, magari le fai andare tutto il giorno, i componenti si consumano, però veramente con pochi soldi li cambi, quindi non è un grosso problema. Già i ricambi della Prusa iniziano a costicchiare un po' di più. Il punto è che, non so, vuoi fare una farm, vuoi modificarti un po' le stampanti perché hai delle esigenze specifiche, tipo, non so, devi stampare, magari stampi con dei nozzle grossi, quindi hai bisogno di un estrusore che con un flusso volumetrico più alto. Sulla Prusa smonti il carrello, te lo disegni o lo scarichi fatto da qualcun altro e ci monti un estrusore più performante. Sulla Bambulab non puoi farlo. E io provando in questi giorni la 1, comunque è veloce, per l'amore del cielo, però raggiunge facilmente il suo limite di estrusione più che altro, perché poi come velocità potrebbe andare molto più veloce. Però il collo di bottiglia, come sempre, è la fusione della plastica. E quindi lì non ti puoi cambiare il naso. O, non so, vuoi crearti non so, hai 20 stampanti, ti vuoi creare tutto un sistema di enclosure per chiudere le stampanti e fare un'area riscaldata grossa, o averle semplicemente boxate magari non riscaldata, però semplicemente per aspirare i fumi, eccetera. La prusa lo puoi fare, ti aggiungi delle ventole per raffreddare l'elettronica sulla Bambulab. Già, sì, volendo lo puoi fare, però sei molto più limitato. E niente, io veramente spero di avere notizie, altre notizie da Prusa, altre novità a breve. Teoricamente dovrebbero anche uscire degli aggiornamenti di Prusa Slicer, se non sbaglio. Andiamo a dare un'occhiata. È un po' che non guardo in realtà, magari ci abbiamo anche già qualcosa. Vediamo. Tanto ragazzi, scrivete qualcosa, vedo che comunque ci sono un po' di persone. Siete, siete team Bambulab o team Prusa o team altro? Non voglio fare polemica assolutamente, guardate. Ci mancherebbe. Non è... Non mi piacciono queste cose. È così giusto per fare un po' di salotto, chiacchiera. Vediamo. Prusa Slicer 2.7.1. Bug fix. No, niente di nuovo. Però vediamo, no. 2.7.1.